saluto cari amici di recordinggame.it, sono Mapo. Oggi parliamo di un argomento che mi interessa a cuore perché si sente da un po' di mesi, ma comunque nell'aria già da qualche anno, perché c'è bisogno di un nuovo titolo, di una nuova versione, di una nuova release. Parliamo di Forza Motorsport 8, che si chiamerà così o no, non lo so, non si sa ancora, pare di no, ma vediamo le cose con calma. È un video che io sono obbligato a fare perché è la mia materia. Come YouTube Italia mi ritengo quello che pubblica di più in assoluto di tutti, al di là dei risultati su Forza Motorsport 7, e quindi cerchiamo di proiettarci nella nuova versione, nella versione next gen che sarà, e quando sarà ancora non l'abbiamo capito, ma adesso ne parliamo con calma, e che è un po' atteso da tantissimi giocatori di questa saga. Diciamo questo vuole essere un video riepilogativo di tutto quello che si sa fino adesso, di quello che si legge nel web, un po' per fare un favore a tutti quelli che hanno voglia di saperne di più, anzi hanno voglia di sapere tutto quello che si può sapere in questo momento, in questa fase diciamo finale del 2020, e quindi riepilogare un po' tutte le informazioni partendo dall'unico vero dato effettivo che abbiamo, ovvero il trailer, cioè ovvero il video del trailer del gioco. È stato annunciato nel luglio 2020, quindi quest'estate, per la prima volta, anche se se ne sentiva parlare ormai da tempo, ma hanno voluto tenersi la cosa riservata come spesso accade per questo titolo e anche tanti altri titoli di quelli che contano. Ne ha parlato il grande Phil Spencer, lui è il capo, lui comanda, quindi lui dirà cose giuste, penso proprio di sì. Di cose giuste ne sta facendo parecchie, ma non è questo il video in cui ne parlerò. Però annunciato e basta, quindi annunciato senza date, facendo vedere appunto il trailer che diciamo è stato di buon effetto. Veniamo al nome del gioco, si chiamerà Forza Motorsport e basta, non Forza Motorsport 8, anche se poi se tu lo vai a cercare su Google in questo momento scrivi Forza Motorsport diventa anche un po' complicato distinguere le cose, diciamo si fa questa cosa per non arrivare alla versione 24 di un gioco. Si rinomina come il nome originale e uno lo riconosce in base all'anno d'uscita. Ci sta, quindi Forza Motorsport, un nuovo punto di inizio, e ci sta come cosa, perché probabilmente non sarà semplicemente un aggiornamento del 7, ma sarà una cosa totalmente diversa. Quindi ricominciamo da capo. Altra notizia confermata che supporterà il Ray Tracing DirectX, ovvero un sistema, diciamo una tecnologia di illuminazione più realistica, che questo contraddistinguerà un po' diciamo tutti i titoli next gen sulle nuove console, quindi ben venga che sposi questa causa, che sia anche così Forza, che si è sempre distinto anche per la qualità grafica e quindi non può venire a meno anche con la versione nuova. E le notizie ufficiali sono praticamente finite. Ah no, beh, giusto, chiaramente sarà incluso nel Game Pass. E questa è una notizia molto importante, ma era anche molto prevedibile perché tutte le esclusive Microsoft sono state dichiarate da tempo che saranno incluse nel Game Pass già dal day one. Tra l'altro Forza Motorsport 7 è stato introdotto da poco, forse proprio anche per dare coerenza a questa regola. Queste sono le notizie ufficiali. Poi ci sono anche delle notizie ufficiose che sono uscite tramite dei leak, che sono molto verosimili, molto probabili, e perché non menzionarle secondo me? Comunque fanno gola e non penso che siano frutto dell'immaginazione di qualcuno perché sono molto specifiche, secondo me trovano coerenza, trovano riscontro in quello che dicono. Ma facciamo così. Prima partiamo dal trailer. È stato molto bello e molto d'effetto, ma ha detto veramente poco. Quindi cerchiamo di guardarlo piano piano, lentamente, e carpire, captare, intuire quelle che possono essere, diciamo, le informazioni nascoste, anche se poi molte volte uno si fa troppe pippe mentali, in realtà è semplicemente un filmato d'effetto, anche se di trailer belli se ne sono visti di fatti meglio. Qui non è tanto stupire tramite il trailer, ma cercare di stupire tramite la novità che sarà questo nuovo gioco, questo nuovo Forza. Quello che si sa del trailer è che è stato realizzato col motore grafico del gioco, quindi non parliamo di un filmato realistico dove hanno appunto registrato immagini di auto, di gare, di diciamo uno scenario di pista, digitalizzandole un po' per farle sembrare un videogioco. No, è stato fatto proprio col motore del gioco, quindi quello che si vede è molto bello e fa ben sperare, anche se poi il gameplay non è detto che sarà esattamente come si vede nel trailer, quasi mai rispecchia questa regola.
però ci sono buone possibilità che abbiano fatto un egregio lavoro. Si vede Laguna Seca in questo trailer, si guidano delle auto in questo circuito, quindi abbiamo la conferma che almeno questo circuito ci sarà, ma ci mancherebbe altro, visto che è sempre stato presente, che io ricordi, Laguna Seca in tutti i vari Forza. Io ci gioco dal 2, ma secondo me è sempre stato presente, e meno male che c'è, perché è una gran pista. Io ne sono veramente contento, mi diverto tutte le volte che mi appare in multiplayer casualmente, sono contento, anzi magari c'è quella volta che dico l'ultima basta, sono già le 3 di notte, sono stanco, devo lavorare, Laguna Seca, no, Laguna Seca si deve fare, cioè ragazzi. Nel trailer appare anche una, diciamo, sfilata di caschi, un po' come per far capire che ci sarà la personalizzazione del pilota, ma questo già l'abbiamo visto nel set, che si possono cambiare le tute e il sesso del pilota, uomo o donna, ma anche lì secondo me possono fare di più, possono introdurre come tanti altri giochi, tipo i vari giochi di moto, dove si possono personalizzare le cose in maniera più distinta, quindi guanti, tuta, stivali, casco. Bello, ma serve a poco. Non è questa la ciccia che vogliamo, la carne al fuoco. Ci sono tante immagini dove si vede un team di persone nel box, nell'officina. Forse hanno voluto, ma questo lo penso io, far capire all'utente, al giocatore, che magari ci sarà la possibilità di crearsi il proprio team, un po' come certi giochi di rally è successo, dove ti scegli meccanico, chi fa sviluppo, per esempio i giochi di Formula 1 anche. Non è detto che ci sia, le cose che devono veramente cambiare sono nel gioco, sono nella guida, nella sensazione di guida. Sempre analizzando il trailer si vedono 2 eventi appesi come manifesti nel proprio box. Uno è il Tech Sports Racing con l'Apollo, infatti l'Apollo non è un tipo di macelleria, ma è l'auto che si guida, che si vede nel trailer, un'auto ovviamente super sportiva da corsa, quindi l'Apollo sarà confermata, ma questo poco importa, come poco importa che ci sarà anche il Laguna Seca Legends con le Bach Mono. Questi sono i 2 eventi che si vedono nel trailer, ok? Queste sono solo 2 auto, cioè vedendo il 7, FM7, con tutte quelle auto, che ci sia una o non ci sia, ma tanto ci sono tutte le altre 700, cioè andiamo tranquilli ragazzi. Ecco, quello che si vede molto è che sono stati migliorati i dettagli fuori dalla pista, non che prima facesse schifo, anzi ci sono di quelle panoramiche su Dubai, su FM7 che sono veramente belle, soprattutto se viste in 4K, ma si vede appunto i dettagli proprio dell'ambientazione, della sabbia, quindi sempre parliamo di Laguna Seca, quello che è l'esterno, che di solito si tende a trascurare un po' di più se ci sono problemi di performance, ma penso che qua non si sia arrivati ancora a questo punto, siamo solo all'inizio di cercare di capire l'hardware, di come sfruttarla al meglio, per cui molto bello da vedere anche per quanto riguarda il contorno pista. Cioè, tanto per dirne una, non è Milestone che mi fa in 4K la moto e in VGA 16 colori bordo pista. Al cavatappi si notano dei segni sull'asfalto e questo non è stato un caso, nel senso perché hanno voluto mostrarlo, e infatti nel leak, cioè che ne parleremo però tra poco, è appunto menzionata questa cosa, cioè che le gomme, le macchine lasceranno i segni dei pneumatici sull'asfalto. Ma è una novità sta cosa. Ma in Forza 7 non c'era già, scusate. Allora, ho preso la Chevelle, facciamo un primo giro dove facciamo un po' di 360, cerchi del grano. A quanto pare i segni dei pneumatici rimangono sull'asfalto. Al giro successivo torniamo per vedere se sono rimasti e direi che sono proprio lì. Anzi, rimarchiamo un po' la cosa, che ci sta sempre, tanto paga papà. Quindi dov'è la novità? Non capisco. Ecco appunto. Dettagli dei motori. Anche in Forza 7 si vedono di quei motori, cioè di quei cofani con dentro, di quei motori fatti veramente bene, e nella nuova versione la cosa non sarà da meno, anzi sarà di più. È bello che i motori si vedano così bene nel dettaglio, ma la cosa più bella di tutti è che si veda muovere i motori. Ci sono dei momenti di gioco, soprattutto quando si parte, quando si fa la partenza, con la visuale magari interna, quindi dentro l'abitacolo, che si vede tipo nelle muscle car, che si vede spuntare il motore. Lì si vede proprio il motore che spunta dal cofano e quando dai gas vedi proprio muovere, come se ci fosse uno lì a smanettare. C'è un sistema vecchio di comunque acceleratore a filo, oppure con le vecchie open wheel, tipo, se non ricordo male, la Lotus, la Brabham, che si vede proprio ruotare i pezzi del motore, quindi è molto bello, e questa cosa l'avevo notata subito, già appena preso in mano Forza Motorsport 7, ed è stato bello, amore a prima vista. E quindi l'8, che non si chiama 8, ma va bene così,
deve essere tanto quanto il 7, ma osando molto di più. Prima abbiamo parlato dei dettagli bordopista, non ho menzionato però la ghiaia. Si vedono proprio gli schizzi, la ghiaia deve essere spruzzata, deve essere sparata dai copertoni quando ci passa sopra, quando sgommano sopra, e muoversi in maniera, secondo me, non sempre uguale, quindi un po' casuale e in maniera coerente dal modo in cui ci si passa sopra e anche dalla rotazione della ruota in quel momento. Quindi dettagli grafici, principalmente dettagli grafici, questo si intuisce dal trailer. Hanno voluto fare la cosa d'effetto che non è sbagliata come politica, assolutamente, ma quello che importa a tantissimi, secondo me, è capire se questo Forza Motorsport farà o non farà il salto verso la simulazione. Questo, secondo me, è il tema più importante ed è un tema anche delicato, ma le mie opinioni le vediamo alla fine. Passiamo alle notizie del leak. Secondo un leak, ve le elenco tutte, poi vediamo come commentarle, ci sarà quindi un nuovo modello di pressione degli pneumatici. Quindi non è spiegata sta cosa. Un nuovo modello di pressione dei pneumatici potrebbe voler dire un nuovo tipo di parametro, una nuova sensibilità nel calibrare la pressione, perché in effetti questa cosa si è mantenuta nelle 7 versioni di Forza in maniera costante, in maniera anche poco precisa, soprattutto se si usa l'unità di misura in bar piuttosto che i PSI. Non è facile a volte capire il tipo di pressione. Poi non penso che voglia dire molto di più. Vedremo. Temperature dinamiche dei tracciati, cioè se io corro sulla neve oppure nel deserto, mi auguro che cambierà il grip dell'auto, quindi l'asfalto sarà chiaramente di una temperatura diversa e come nella realtà deve avere un grip diverso. Questo complicherebbe molto le cose e questo già mi fa pensare più a una simulazione. Attenzione, è veramente la strada giusta? Andiamo avanti. Nuovo sistema di pressione dell'atmosfera che influenzerà la densità dell'aria, la dinamica e la potenza. Certo. È un po' come dire la temperatura dell'asfalto, del circuito, quindi densità diversa dell'aria quando si è con altitudini elevate, tipo in montagna, e teoricamente i motori vanno meno, magari gli aspirati vanno ancora meno addirittura. Tutto questo serve? Sì, no, non si sa, perché poi mi chiedo, tu fai tutte queste differenze, ma poi nel multiplayer? La gente ha voglia di starli a differenziare, capire, o vogliono tutti correre sempre col settaggio migliore possibile in modo da creare meno differenza con gli altri piloti? E quando fai gli assetti, devi starli a sbatterti per il clima in cui ti trovi? Sistema delle sospensioni rivisitato. Vuol dire quello che ho detto. Avrà migliorato il sistema delle sospensioni. Non che abbiano fatto schifo, ma è un altro punto in più che mi dice simulazione? Nuovo sistema di classificazione online. Questa è ciccia, questo ci vuole appunto la parola classificazione, cioè dare un rating, un ranking ai piloti. Mi comporto bene, aumento, vado a correre con quelli che si comportano più meglio di me. No, più meglio, più come me, diciamo. C'è qualcosa di simile in FM7 che sono le leghe, però anche lì alla fine non è che ti valutano per la correttezza, ti valutano per i risultati, ma neanche tanto per i risultati, ti valutano per la continuità di gioco. Se tu più giochi, anche se arrivi ultimo, alla fine, se corri in pochi in pista, i punti li fai e arrivi al livello massimo comunque a prescindere, quindi premiano più la costanza che la qualità. Invece avere un sistema di classificazione online basato sulla correttezza, sui tempi e sulla sportività in generale, che poi non so come si potrà valutare, quello è veramente interessante e quello sarebbe una novità che alcuni giochi simulativi già lo fanno, ma se fatta bene potrebbe essere anche un'esclusiva, secondo me. Nuovo ghosting system integrato online, cioè evoluzione della nuova feature di Forza 7. Qui non l'ho capita benissimo. Ghosting system integrato online non ho capito se è riferito al ghost di riferimento quando fai una sfida rivali, però dice una nuova feature di Forza 7. Io l'ultima feature che ho visto su Forza è quando le auto avversarie diventano dei ghost, quindi trasparenti, in gara online, quindi multiplayer, ma parliamo di, non so, faccio un incidente, sono in mezzo alla pista, divento trasparente così quello dietro non mi viene addosso. Anche se lì è discutibile come cosa, non sono molto d'accordo. Sono più d'accordo sul doppiato che non ti può speronare, quello sì. Non so se si riferiscono a questo. Vedremo. I tracciati avranno interi cicli giorno e notte indipendentemente dal circuito e dalla durata della gara. Perfetto, quindi è un po' come dire il clima dinamico, ma qui c'è anche un orologio dinamico, quindi anche se metto questa cosa, se non sbaglio l'ho vista su Project Cars il 2, ma
penso anche, cioè ovviamente anche il 3 e anche altri giochi credo, se io metto una 24 ore di Le Mans in 5 minuti, credo che mi simuli le 24 ore ridotte e compresse in 5 minuti, quindi un sole che si muove più della mia macchina praticamente. Le gomme saranno sui circuiti. Che vuol dire? Allora, dei segni sul tracciato l'abbiamo capito e si vedono sul trailer. Forse vuol dire che le gomme che rimangono sui circuiti, sull'asfalto, daranno più grip. Forse è quello, c'è una sorta di concetto di gommare la pista. Penso questo, quindi facendo la traiettoria giusta, prendendo la corda, si avrà più grip. Potrebbe essere questo e potrebbe essere giusta come cosa, come concetto. E anche qui stiamo parlando di simulazione. Nuova interazione tra calore e la pressione degli pneumatici, quindi un effetto grafico, quindi una ruota calda vi farà vedere un po' svalvolato attraverso, sarà questo, però parliamo secondo me di una cosa grafica e non più. Estesa la capacità di giocatori nelle gare online, molto interessante. Vabbè, adesso FM7 comunque vanta la possibilità di fare stanze da 24 che non sono poche, in effetti non sono assolutamente pochi 24, ma il fatto che possa estendere questa cosa vuol dire che c'è più hardware, c'è più performance e questo è sempre un bene. E qui ci buttiamo invece in una novità importante e un po' rischiosa. Gare fuori strada su terra e ghiaia, e vi leggo anche quella dopo, le gare rally saranno presenti. Cosa vuol dire sta roba? Ghiaia terra mi fa pensare subito a una cosa, Forza Horizon 4. Forza Horizon in generale, stai entrando in un mondo totalmente diverso, mi devi fare una cosa fatta bene, mi devi gestire il grip diverso. Cioè qui stiamo veramente entrando in un contesto più collettivo globale di racing, ma lo è anche Horizon da quel punto di vista, però non è simulativo. Quindi cosa punti a fare? La stessa cosa ma fatta meglio, fatta più simulativa, oppure un calderone? Attenzione, non lo so questo se potrà essere bello. Stiamo arrivando alla fine, ritornano i club. Allora, me li ricordo fino a FM4, però io il 5 e il 6 li ho saltati, ho visti pochissimo. I club sono utili, ti fanno praticamente fare dei gruppi ufficiali dedicati solo a Forza. Se non ricordo male ti potevi condividere anche le auto, quindi le mie auto le può usare un altro. E non so, probabilmente si possono anche organizzare dei campionati che non siano semplicemente gestiti sulla carta o sull'Excel privatamente, e quindi tutte corse come semplici gare private, poi ognuno sapeva quello che voleva significare. E poi penso anche per un discorso di classifica a livello di club, cioè competo come pilota ma competo anche come club. Bello. E poi comunque non obbliga la gente a anteporre al proprio gamer tag la sigla del proprio team dove corre, anche se poi è un'abitudine che si tende a fare. Però è chiaro che Xbox non è solo Forza Motorsport, non è solo racing, per cui se tu c'hai un nome con davanti la scritta XXX, quel nome lo vedrai anche in tutti gli altri giochi, per esempio degli FPS, magari giochi a Call of Duty e c'è davanti il nome del tuo team racing, c'entra un cazzo, però è così. E ora veniamo alle mie considerazioni. Sì, lo so, mi sto dilungando un po', però secondo me chi interessa Forza Motorsport lo guarderà tutto questo video. La domanda principale è quella che ho già tirato fuori più volte in questo discorso. Siamo sicuri che Forza Motorsport debba essere un titolo simulativo? È veramente questo quello che vogliono fare? E siete pronti a farlo come si deve? Perché Forza Motorsport è famoso? Sono famosi anche gli altri, è famoso anche Gran Turismo, ma perché Forza Motorsport 7 si distingue secondo me? Perché Forza Motorsport 7 lo puoi giocare benissimo, anzi pure meglio, col pad, col controller. E perché è una via di mezzo tra simulazione e arcade, io ritengo sempre di più a favore della simulazione, e quindi crea un genere esclusivo a se stesso, fa un campionato da solo secondo me, non esiste nient'altro di simile a Forza Motorsport 7. C'è Project Cars 2 ma è ancora di più, Project Cars 3, diciamo Project Cars. Gran Turismo non è la stessa cosa, io ho provato, secondo me non è la stessa cosa. Forza Motorsport 7 vince come genere esclusivo. Quindi lo fai diverso, me lo rivoluzioni? Ti prendi il tuo rischio, potrebbe essere un primo anno duro, dove gli utenti non verranno subito da te, dove gli appassionati ti dicono ma cavolo di gioco hai fatto? Cioè io non sono abituato a giocare a questo tipo di gioco, non mi piace, cambio, prendo un volante, vado su assetto corsa, competizione, fai quello che vuoi. Però mi spiacerebbe, perché uno non deve essere semplicemente appassionato a un titolo solo perché gli vuole bene, ma perché deve valere qualcosa di buono. E appunto ricordiamoci sia di pad che di volante. Il volante è sempre stato una carenza, una pecca di questa saga.
Io spero vivamente che il volante sia ben sviluppato, ben considerato per questo nuovo titolo. Ma anche il pad, cioè il pad non voglio che scompaia, perché sennò mi butti via tutti, e sono molto più della metà, i giocatori, anzi io direi anche l'80%, 90%, che giocano con pad, che sanno che si va più veloci con pad, perché questa è una realtà. A tutti quelli che se lo stanno chiedendo, fino a Forza Motorsport 7 si va più veloci col pad. Questa è una certezza. Quindi tante novità, non lo sappiamo, le novità sono belle, ma bisogna tornare ad imparare tutto. Forza Motorsport 7 è arrivato da altri 6 titoli precedenti simili a lui, a quest'ultimo. E quindi chi ha iniziato a giocare anni fa all'1, al 2, al 3, ha coltivato, ha maturato un'esperienza che si è portato avanti negli anni e che è sempre stata buona come bagaglio tecnico per continuare a migliorare. Quindi impari le cose ti rimangono, quello che impari ti serve sempre, negli assetti, nella guida, anche se poi cambia il sistema fisico del gioco. Sì, è vero, cambia, ma non lo stravolge. Quindi quello che tu hai imparato ce l'hai sempre dentro come buono e puoi tenerlo lì anche per la versione successiva. Se cambia il gioco si riparte da zero. È anche un pro questa cosa, non è per forza un contro. Io spero vivamente che facciano dei campionati online fatti bene e organizzati. È un po' forse quello che ho detto prima quando parlavo dei club. Comunque io ho un bellissimo ricordo di Forza Motorsport 2 dove c'erano dei campionati organizzati multiplayer, tipo ti parlo di un weekend. Tu sai che il weekend parti al venerdì facendo le prove libere, avendo la possibilità magari di girare un'ora in un circuito, piazzando il tuo tempo, ti qualifichi per le varie sessioni di qualificazione, eventi dove magari partecipano in 2-3 mila giocatori, fino ad arrivare a eliminarsi man mano e fare la finale e a vincere magari premi considerevoli, quindi che si dia peso a qualche campionato online, ma al multiplayer in generale, perché questo, l'FM7 è tuttora molto carente, fai le tue lobby che sono sempre solo quelle, ma non c'è mai stato un vero campionato, se non le sfide in rivali, ma lì parliamo di time attack, che è tutta un'altra cosa. Ecco, una cosa di cui non hanno parlato, nel trailer poco ci stava, è il Forza Race Regulation System, cioè il regolamento sulle penalità che hanno introdotto nell'ultimo anno e mezzo circa in Forza Motorsport 7. Anzi, l'hanno sempre chiamato beta, come a far pensare alle persone che era appunto una fase sperimentale sul 7 da portare poi sull'8, comunque il nuovo titolo. Quindi sicuramente ci sarà, ma spero che ci sarà fatto decisamente meglio, perché a me vedere penalità arrotondate mi dà veramente fastidio, cioè il fatto che si arrotondi a 250 millesimi alla volta, quindi attacche di 250 millesimi, cioè per dire se ti sputo 250 millesimi, oppure mezzo secondo, oppure 750, oppure un secondo, non va bene, devi essere un po' più preciso per favore, perché non sono pochi 2,5 decimi, ma soprattutto bisogna migliorare un po' nelle penalità quando vengono assegnate per incidenti non provocati volontariamente. A volte su FM7 ti vedi che ti danno 5 secondi perché sei stato tamponato. Facciamo le cose un po' più belle, un po' più migliori. Per quanto riguarda il parco auto, io al di là della quantità che comunque Forza Motorsport 7 ha fatto, secondo me, una cosa mai vista in nessun altro gioco, cioè portare così tante auto già con la versione standard, parliamo di oltre 750 auto, non si era mai visto e è un ottimo aspetto ben voluto, soprattutto da me stesso, che mi piace comunque provare le auto, non che le abbia provate tutte, però mi piace anche semplicemente vederle. Quello che spero è che la quantità, ok, più o meno si mantenga su quei numeri, ma soprattutto che che vengano mantenute anche le auto di tipo commerciale e che non sia un altro aspetto corsa, sì, stavo per dire assetto corsa dove ci sono solo auto GT3, comunque auto da pista, auto competitive. Io voglio anche partire con la mia bella Fiat Uno Turbo, no, purtroppo questa non c'era. Comunque auto probabili, auto che compreresti, che potresti avere tu in garage, con la possibilità di elaborarle e portarle a un livello prestazionale da pista. Questo secondo me è importante mantenerlo, perché l'elaborazione è un aspetto che per quanto mi riguarda mi ha sempre fatto preferire Forza Motorsport rispetto ad altri giochi, cioè il modo in cui è fatta l'elaborazione e la messa a punto. Io sono un giocatore online, questo si sa, infatti la carriera di FM7 avrò fatto il 5-10%, cioè non me ne frega proprio niente di correre, anche perché a livello imbattibile vinco, quindi
ho bisogno di più stimoli e me li possono dare solo i giocatori reali. Ma spero che il Forza Motorsport nuovo sia fatto meglio sull'aspetto offline, quindi single player. Non tanto come modalità, carriera, campionati, quello non mi interessa, tanto più o meno sia lì. Parlo proprio come livello IA, cioè gli avversari devono essere forti, con tempi molto simili ai giocatori online, adeguati magari nel tempo, comunque basta andare a vedere le classifiche. L'IA, essendo artificiale, può anche adeguare la propria guida in maniera dinamica rispetto al day one. Magari al day one il livello imbattibile è, diciamo, forte, dopo un anno diventa 2 volte più forte. Ci sta come cosa. Ma soprattutto che ci sia coerenza in una gara offline tra coda e testa. Cioè, quando sono dietro devo riuscire a recuperare rispetto a quelli davanti tanto quanto riuscirei a guadagnare quando gli sono davanti. Cioè, non è possibile che per recuperare il primo ci debba mettere 8 giri e poi nei 2 giri successivi li ho doppiati tutti quando sono davanti. Questo succede. E altra cosa dell'aspetto offline, mi piacerebbe vedere bagarre tra l'IA, cioè simulare che l'IA sia veramente una persona reale, cioè che lottino e non che ci siano gare scontate con pochi sorpassi. Ecco, una cosa che desiderano in tanti e non solo io è la possibilità di fare qualifiche prima delle gare. Parlo ovviamente di gare online, perché l'offline, ok sì, anche lì, ma quello più importante è la qualifica nell'online, nel multiplayer. Potrebbe bastare banalmente un giro secco, quindi perdita di tempo minima, lanciato già, dove si dà la possibilità di stabilire la griglia di partenza. Questo anche per limare i comportamenti scorretti, quindi cercare di partire nelle prime posizioni della griglia e dare un peso alla cosa, ci sta. Adesso c'è una sorta di classificazione della griglia di partenza basata sui risultati della gara precedente, ma mi piacerebbe che ci fosse proprio dedicata alla gara che stai affrontando, quindi giro secco. Tipo Formula 1 c'è il giro secco, non so se anche nel multiplayer non ci gioco tanto, ma l'ho provato nell'offline e c'è. E poi un'altra richiesta, diciamo, da parte mia, non tanto, diciamo, forzata, una richiesta dovuta, secondo me. Il comparto sonoro di Forza deve essere impeccabile e soprattutto invidiabile. Per me il comparto sonoro di un videogioco racing, ma anche non racing, è tra le cose più importanti per far sì che prenda una buona valutazione. Ma soprattutto perché il suono ti resta nel cuore. Io ho fatto dei video dove ho campionato appunto dei suoni presi soprattutto da Dirt Rally 2, perché secondo me vanta veramente un comparto sonoro bellissimo, ma anche Forza Horizon 4 che è meglio di Forza Motorsport, quindi tantissimo impegno nel campionare l'audio dei motori, perché ti può dare veramente il valore aggiunto che quando ti spari un gioco nelle cuffie ti resta dentro, la vibrazione che ti dà un suono di un motore e la pelle d'oca che ti fa venire è una cosa imbattibile. Ma una cosa anche molto importante che mi piacerebbe è che le elaborazioni che tu vai a fare sulle tue macchine influiscano poi sul suono della tua macchina e del tuo motore. Se cambia la marmitta deve fare più macello, se metto la turbina già questo c'è ma si percepisce poco, si deve sentire il fischio, è tutto diverso. Se cambio motore, ovviamente questo c'è anche Forza Motorsport 7, deve fare un suono diverso, V10, V8, V12, i4 devono suonare bene come se fossero reali. Ecco, a proposito di cambio motori, quando io cambio un motore di un'auto come elaborazioni, graficamente non posso vedere lo stesso. Se ho una macchina tipo una hot rod, una Ford Coupé del 32 e vedo il motore a vista perché ho il cofano aperto o non ce l'ho proprio il cofano e metto un motore diverso, non può rimanere quel motore visivamente. Cercate un modo di adattarla a sta cosa, si può fare. Ho parlato tantissimo, mi dispiace, ma spero che comunque questa cosa susciti un po' di commenti. Mi piacerebbe discuterne con voi, anche non per forza di criticare o giudicare quello che ho detto io in termini di giusto o sbagliato, ma mi piacerebbe parlare di buono o cattivo, di desideri, quello che uno vorrebbe. La data d'uscita non si sa ancora, hanno parlato di novembre tempo fa, ma adesso è impossibile che esca nel 2020, secondo me. Ma non c'è fretta, aspettiamo, lasciamo rodare anche le nuove console. Io sicuramente lo acquisterò subito, io devo essere sul pezzo, ci tengo, lo proverò, come proverò anche altri titoli racing, probabilmente con volante, visto che è il mio obiettivo, diciamo, imminente. Ho riepilogato un po' tutto quello che si sa al momento sul web, non se ne sta parlando molto negli ultimi mesi, anche su YouTube si trova poco, quindi parliamone insieme, sono qui, ci tengo su questo discorso, ce l'ho a cuore e fatemi sapere cosa ne pensate. Saluti da Mapo,
A presto, ciao ciao.